Ciao a tutti, io sono Simona e ben ritornati sul mio canale. Oggi vi voglio far vedere questa splendida sciarpa. Sono quelle sciarpe triangolari, molto belle, molto soffici, molto morbide. E infatti mi sono sempre piaciute a me farle, sia farle che anche portarle, perché comunque ci sono certe fantasie di lavorazioni molto, molto belle. Che queste possono essere usate sia come sciarpa triangolare oppure come scialle. Adesso, io questa misura, l'ho fatta per mia figlia, quindi una bimba di 7 anni ed è quindi più piccola. Voi giustamente, se la volete più grande, sia fatta come scialle o comunque come sciarpa da adulti, dovete andare avanti con la lavorazione. Io adesso oggi poi vi farò vedere la lavorazione, è molto, molto semplice, non è niente di difficile, cioè sono dei ventaglietti in rilievo, ma, come lavorazione, cioè proprio adesso poi ve la farò vedere, è sempre, la stessa, okay, quindi non è difficile. Questa lana che, io avevo dall'anno scorso, appunto era un gomitolone, comprato a un mercato che l'avevo vista, però francamente mi piaceva e allora l'ho presa. Ha questa appunto tutta 'sta tonalità di colori, come potete vedere molto sfumato, molto bello, e dà un bell'effetto. Okay, quindi ho voluto fare appunto tutto così un po' sta sciarpa. Questa qua come misura, allora, come lunghezza è 110, okay, poi qui ho fatto le frangette. 110 come lunghezza, invece come altezza per una bimba, appunto siccome mi sono un po', tenuta, è sui 48, okay? Quindi voi potete vedere giustamente per una bimba vi tenete, se per bimbi o cose vi tenete un pochino più, stretti, se invece sono per noi adulti possiamo anche farli belli grandi che ci avvolgono tutto bene, il collo, le spalle, sai fatto proprio da scialle o da sciarpone, da mettere adesso che la stagione è perfetta proprio, okay? Quindi io adesso vi faccio vedere appunto la lavorazione, ve ne farò vedere solo giusto un pezzo, perché siccome poi la lavorazione è sempre la stessa, poi voi andate avanti per quanto volete, cioè per quanto grossa la volete potete, andare avanti all'infinito, okay? Quindi ci serve la lana che, decidete ehm, di utilizzare. Io vi consiglio, non una lana tanto spessa, okay, una via di mezzo, comunque anche un po' sul sottile, perché queste sciarpe, questi scialli vanno molto morbidi e infatti, io ho utilizzato un uncinetto a 4 millimetri. Quindi anche voi utilizzate anche un uncinetto, più grande, magari di quello che richiede proprio la lana, l'etichetta della lana, perché appunto vanno proprio sul morbido queste lavorazioni, questo scialle o sciarpa comunque che sia. Quindi appunto la lana quello che volete, io ho utilizzato appunto l'uncinetto a 4 e poi semplicemente ci serviranno delle forbici e un ago da lana, ok? Quindi proprio poco materiale. Ok, cominciamo. Allora iniziamo facendo cappietto iniziale, ok, e la facciamo 5 catenelle, le chiudiamo a cerchio con una maglia bassissima. Ok, adesso andiamo a lavorare dentro il cerchietto qua che si è formato, ok, quindi andiamo a fare 3 catenelle che sarebbe la prima maglia alta e poi qua dentro andiamo a lavorare altre 2 maglie alte.
poi facciamo 2 catenelle, ok, sempre qua dentro nel cerchietto andiamo a lavorare 3 maglie alte, poi facciamo 3 catenelle, sempre qua dentro altre 3 maglie alte, due catenelle, altre 3 maglie alte, ok, e questa è la lavorazione iniziale. Poi giriamo il lavoro, ok, facciamo 4 catenelle. Allora, da adesso in poi, quello che vi faccio vedere, questo passaggio che vi faccio vedere, è praticamente il passaggio da fare per ogni inizio e fine del giro, ok? Quindi a inizio giro si fa questa lavorazione e a fine giro si fa sempre questa lavorazione, perché è praticamente il bordino che viene poi ai lati. Ok, quindi diamo già, facciamo già praticamente il bordino del lato. Ok, quindi allora abbiamo fatto le 4 catenelle, poi nell'archetto qui andiamo a fare 3 maglie alte, ok, 2 catenelle e di nuovo 3 maglie alte. Ok, allora questa lavorazione ce la porteremo avanti sempre, sia a inizio giro che a fine giro. Ok, poi andiamo avanti nella allora facciamo le 3 catenelle, poi facciamo una maglia bassa nell'archetto che abbiamo qui al centro, ok, di nuovo 3 catenelle e di nuovo qui nell'archetto andremo a fare praticamente la chiusura, quindi di nuovo 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte, ok, poi le 4 catenelle, ok, giriamo il lavoro, quindi di nuovo qui nell'archetto facciamo le 3 maglie alte, 2 catenelle e sempre qui 3 maglie alte. Quindi vedete l'abbiamo fatto quando abbiamo fatto la chiusura del giro e di nuovo a inizio giro. 1, 2 e 3. Ok? Quindi si fa sempre così, sia a inizio che a fine del giro. Ok, continuiamo facendo qua nell'archetto che si è formato prima della maglia bassa, qui andiamo a fare 5 maglie alte. E 5. Nell'archetto successivo, dopo la maglia bassa che avevamo fatto, andiamo a fare altre 5 maglie basse, scusate, 5 maglie alte. 1 e 5, ok? Quindi 5 da una parte e 5 dall'altra. E adesso andiamo a fare praticamente la lavorazione della chiusura del giro. Quindi
3 maglie alte, due catenelle e di nuovo 3 maglie alte. Ok, iniziamo di nuovo il prossimo giro con le 4 catenelle. Quindi questa lavorazione delle 4 catenelle lo facciamo sempre all'inizio, 4 catenelle, giriamo il lavoro, di nuovo nell'archetto qui andiamo a fare le 3 maglie alte, le 2 catenelle e di nuovo 3 maglie alte. Vedete? E viene praticamente qua il bordino. E qua adesso in mezzo stiamo iniziando a fare la lavorazione. Ok, quindi dopo che abbiamo fatto praticamente qua le maglie alte, adesso la lavorazione che andremo a fare praticamente sono le due lavorazioni. In un giro ci facciamo le maglie alte, nel secondo giro andiamo a recuperare e a lavorare sulle maglie alte. Ok, quindi non è niente di difficile. Quindi adesso, avendo fatto le maglie alte, per questo giro che dobbiamo andare a fare, facciamo 3 catenelle, una maglia bassa nell'archetto qua prima delle maglie alte, ok, del gruppetto di maglie alte, e facciamo una maglia bassa, poi rifacciamo 3 catenelle, ok, e adesso andiamo a lavorare tutte queste 10 maglie, praticamente 5 del primo gruppetto e altre 5 del secondo gruppetto, le andiamo però a prendere in rilievo, quindi entriamo con l'uncinetto da qua nell'archetto, andiamo dietro e la portiamo in su. Vedete, prendiamo la maglia da qui, da dietro, ok? Quindi facciamo la lavorazione, però non la chiudiamo. Ok, la lasciamo solo così aperta, facciamo solo una mezza lavorazione, non tutta. Ok, quindi di nuovo prendiamo il filo sull'uncinetto, andiamo, vedete, nella prossima maglia che è questa, vedete, la prendiamo di nuovo da dietro, ci portiamo avanti il filo e chiudiamo solo le prime due e la lasciamo sull'uncinetto. Di nuovo, ok, e chiudiamo le prime due e siamo a 3, quindi questa è la quarta, prendiamo il filo, ok, ce lo portiamo avanti e chiudiamo e facciamo la quinta e chiudiamo. Adesso passiamo nell'altro gruppetto e lo facciamo la stessa cosa, quindi di nuovo prendiamo la maglia, ok, e la chiudiamo a metà, prendiamo la prossima, ok, andiamo avanti, ok, facciamo l'ultima, ok, e adesso ce l'abbiamo tutte sull'uncinetto, quindi prendiamo il filo e le andiamo a chiudere tutte insieme. Una volta passato il filo facciamo una maglia bassissima, ok, facciamo 3 catenelle e andiamo nell'archetto qua che si è formato a fare una maglia bassa. E qua, come potete vedere, si è formato praticamente il ventaglietto a rilievo. Ok? Quindi fatta la maglia bassa, facciamo di nuovo 3 catenelle
e andiamo a farci la chiusura. Ok, quindi facciamo le 4 catenelle iniziali del giro successivo, giriamo il lavoro, come sempre iniziamo qui con 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte. Ok, adesso, avendo fatto appunto il primo ventaglietto, andiamo a lavorare qua dove abbiamo fatto praticamente le 3 catenelle per passare da una parte all'altra, come anche qua. Ok, vedete che avevamo fatto le catenelle dopo che abbiamo chiuso tutte le 10 maglie con una maglia bassissima, abbiamo fatto le 3 catenelle. Quindi andiamo a lavorare in queste archetti di catenelle che si sono formati, ok? E andiamo semplicemente a fare per ogni archetto, andiamo a fare dentro 5 maglie alte, 2, 3, 4 e 5. Passiamo nel prossimo archetto e di nuovo 5 maglie alte. E 5. Vedete, nel prossimo 5 maglie alte. E 5, ok. E l'ultimo archetto che ci ritroviamo, facciamo di nuovo altre 5 maglie basse. Ok, quindi come avete potuto vedere ci facciamo prima la lavorazione delle maglie alte, poi quando andiamo a girare il lavoro, ok, che ci rimettiamo così, andiamo a prendere le maglie come abbiamo fatto qua in rilievo per andarle a chiudere insieme per formare il ventaglietto. Ok, quindi un giro si fanno le maglie alte, nell'altro giro si forma il ventaglietto. Quindi di nuovo qua facciamo la chiusura, 3 maglie alte e 3, 2 catenelle, 3 maglie alte. Di nuovo le 4 catenelle iniziali, giriamo il lavoro, di nuovo le 3 maglie alte. Ok, quindi prima di andare a fare, mi raccomando, prendere le maglie in rilievo in questo giro ci dobbiamo ricordare di andare a formare gli archetti, ok, delle 3 catenelle. Quindi finite le 3 maglie alte facciamo le 3 catenelle, andiamo nell'archetto subito dopo che abbiamo e facciamo una maglia bassa. Prima di prendere le maglie di nuovo altre 3 catenelle, ok, e poi prendiamo le maglie, ne prendiamo praticamente 10, quindi 2 gruppi da 5. Ok, prese tutte e 10 e adesso le vado a chiudere. Maglia bassissima, 3 catenelle, ok, andiamo a metterci qua abbiamo fatto appunto le prime 10 maglie, la chiusura delle prime 10 maglie, qua ci sono le altre 10 maglie alte da lavorare, però in mezzo qui andiamo a fare una maglia bassa, quindi di nuovo le 3 catenelle, andiamo di nuovo a prendere tutte le 10 maglie
di nuovo chiudiamo tutte insieme, maglia bassissima e di nuovo 3 catenelle. Ok, andiamo nell'archetto qui subito dopo la lavorazione a fare una maglia bassa. Ok, vedete? E si è formata la lavorazione. E poi di nuovo, prima di andare a fare praticamente la chiusura del giro, facciamo le 3 catenelle e quindi poi possiamo fare le nostre 3 maglie alte, 2 catenelle e di nuovo 3 maglie alte. Vedete, questa è la lavorazione. Praticamente vengono formati poi questi ventaglietti così in rilievo. Ok, faccio vedere ancora qualche giro così lo capite bene. Quindi di nuovo 4 catenelle, giriamo il lavoro, 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte, ok. Quindi adesso abbiamo gli archetti, ok, abbiamo formato gli archetti con le 3 catenelle, quindi dentro gli archetti andiamo a fare 5 maglie alte. Cerchiamo di aprirlo bene l'archetto, perché tra una lavorazione e l'altra, vedete, l'archetto c'è, quindi vediamo di non saltarlo nessuno, perché sennò poi dopo non ci ritroviamo con le maglie e con la lavorazione. Quindi facciamo attenzione dove cioè di prenderlo bene, ok? Vedete, prendiamo tutti gli archetti. Sappiamo che in ogni gruppo di 10 che avevamo fatto ci sono 2 archetti, quindi di qua non ci possiamo sbagliare. Poi c'è quello prima della fine del lavoro, quello, come vedete, quando avevamo fatto a inizio lavoro, e gli altri 2 archetti qua dove c'è l'altro gruppo di 10 maglie alte. Ok, quindi vedete, quindi bisogna fare attenzione, togliendo appunto praticamente il bordino, come vedete si sta venendo a formare. Noi dobbiamo calcolare, allora qua abbiamo iniziato con un ventaglietto, qua ce n'è 2, quindi al prossimo saranno 3, e quindi vediamo che qui c'è il primo gruppo, quindi 5 e 5 e fa il primo gruppo, qua c'è il secondo, sono 5 e 5 per fare il secondo ventaglietto, e qua è il terzo ventaglietto e sono 5 e 5, ok? Quindi vengono alternati, come potete vedere, ok? Non verranno uno sopra l'altro. Se vengono uno sopra l'altro è perché abbiamo sbagliato un qualcosa. Devono venire alternati, ok? Quindi il primo sarà qua, poi c'è il secondo in mezzo e il terzo da quest'altra parte. Quindi continuiamo, 1, 2, 3, 4. Quindi prima di andare a lavorare il gruppo da 10 maglie alte facciamo l'archetto, quindi 3 catenelle, e qua nell'archetto successivo facciamo una maglia bassa, di nuovo 3 catenelle e andiamo a lavorare le 10 maglie alte. Ok, andiamo a chiuderle tutte insieme, maglia bassissima, ok, di nuovo 3 catenelle, andiamo nell'archetto subito che si è formato dopo, ok, una maglia bassa. Vedete, poi magari
lo allargate un po' mettendoci anche solo il dito dentro, perché sennò a volte rimane un po' troppo, schiacciato. Quindi basta che ci mettete un po' il dito e si forma, da questa parte il gonfiore. Quindi di nuovo 3 catenelle e andiamo a fare il prossimo gruppetto. Ok, chiudiamo tutto insieme, maglia bassissima, 3 catenelle, maglia bassa nell'archetto, di nuovo 3 catenelle, di nuovo andiamo a lavorare le 10 maglie alte. Ok, chiudiamo di nuovo tutte insieme. Ok, maglia bassissima, 1 2 3 catenelle nell'archetto, qua una maglia bassa, di nuovo 3 catenelle nel giro, che praticamente dobbiamo andare a prendere di nuovo le maglie alte per lavorarle e chiuderle insieme. Ci dobbiamo ricordare che per ogni lavorazione che dobbiamo fare dobbiamo andare a fare le 3 catenelle. Cioè, vogliamo passare prima qui nell'archetto? Facciamo le 3 catenelle. Prima di chiudere le maglie facciamo le altre 3 catenelle. Abbiamo chiuso le maglie, 3 catenelle. Prima di chiudere di nuovo le maglie, altre 3 catenelle, chiuse di nuovo 3 catenelle e così via, fino ad arrivare anche alla chiusura del giro, la solita chiusura del giro, che dobbiamo fare le 3 catenelle. Ok, quindi con le 3 catenelle ci formiamo gli archetti per il giro successivo, per il giro dopo. Ok, quindi ricordiamoci solo questo. Quindi, come potete vedere, non è una lavorazione difficile, è molto molto semplice, cioè diciamo che appunto sono solo maglie alte, lavorazioni di maglie alte, maglie basse, quello che è, però solo prendere queste altre maglie qua in rilievo, quindi non è molto difficile. Una volta poi preso il meccanismo, cioè visto come si fa, poi uno prende anche la mano, quindi non è appunto cose impossibili. Ehm, io appunto, cioè la lavorazione è questa, quindi vi faccio vedere ancora, giusto magari un giro, però alla fine è questa, cioè si fa un giro di maglie alte e un giro di preparazione, quindi di archetti, ok, dove ci andiamo a fare tutti gli archetti, come vedete, ok, questi qua, tutti gli archetti delle 3 catenelle, e andare a prendere le maglie alte che si è fatto del giro precedente, lavorandole in rilievo e chiudendole poi tutte insieme, e viene formato appunto questo ventaglietto in rilievo. È molto molto carino, molto d'effetto, perché comunque è molto bella come lavorazione. Ok, dai, vi faccio vedere ancora uno, e così andando avanti, man mano che si va avanti, si allarga sempre di più il lavoro, perché appunto si fanno sempre di più gli archetti, sempre più maglie alte, e quindi si va ad allargare il lavoro. E come ho detto già anche prima, praticamente poi una la misura se la fa un po' a piacere, come desidera, se la vuole un pochino più stretta, se la vuole un pochino più larga, più lunga, da fare da sciarpa, da scialle, cioè quello appunto a vostro piacimento. Questa è la lavorazione che appunto viene ripetuta sempre questa, quindi non è che dici: "Boh, ma devo fare altre lavorazioni poi dopo". No, la lavorazione è sempre questa. Poi, basta solo o fermarsi prima o continuare con il lavoro per una lavorazione più grande, più lunga, okay? Quindi di nuovo qua sto facendo negli archetti le 5 maglie alte,
Passiamo qui nel prossimo, vedete che me lo apro per prenderlo bene, in modo da non farmelo scappare. Ok, e facciamo la solita chiusura. Ok, quindi adesso andiamo a formare gli archetti, quindi 3 catenelle e una maglia bassa, di nuovo 3 catenelle e andiamo a prendere le maglie qua in rilievo da dietro. Ok, chiudiamo, maglia bassissima, 3 catenelle e maglia bassa qua, di nuovo 3 catenelle ed eccola qua la lavorazione. Ok, quindi io vi lascerei appunto andare avanti un po' come appunto come dicevo prima, quanto grande lo volete il lavoro. Tenete conto che è una lavorazione appunto di andata e lavoro, richiede comunque molto filo. Ok, quindi io per fare questo qua, quello di mia figlia, avevo il gomitolone che era 2,8 etti, quasi 3 etti, ok? Quindi l'ho utilizzato praticamente tutto. Quindi se voi volete farlo per adulti, io vi consiglierei almeno un 4-5 etti di lana, ok? Quindi se lo volete bello grande. Quindi sì, questa lavorazione appunto richiede tanto filo, anche se ci sono gomitoli che comunque rendono molto, perché ce ne sono tanti che rendono molto, però questa lavorazione appunto effettivamente ne richiede anche tanto. Ok, quindi vedete voi, tenetevi un po' conto della appunto più o meno di quanto prenderne, ok? E boh, io quindi vi lascio a finire, appunto a continuare il vostro lavoro. Quello che vi posso anche dire come ultimo giro, finitelo così, ok? Con le ultime maglie, cioè lavorate così a ventaglietto. Pure perché fatto solo poi con un giro qua delle maglie alte non è che stia molto bene. Quindi quello che vi posso consigliare è di finirlo così. Poi chi vuole fare anche una sorta di tutto di contorno, che poi il contorno comunque
qua ai lati ce l'abbiamo. Se volete farlo anche qua sopra, ma qua sopra, siccome sarà poi la parte che andrà o sul collo o, sulla gola, dipende se viene fatto da scialle oppure da sciarpa, secondo me dà anche un po' fastidio. Quindi secondo me, se una volta che è finito così, terminato così tutto dritto, secondo me sarebbe più sarebbe l'ideale. Poi vedete voi. Quindi vi lascio appunto alla vostra, lavorazione. Vi ricordo solo che se il progetto ti è piaciuto, di iscriverti al canale, attivare la campanellina così vi avverte dei miei prossimi video e lasciate anche un like. E noi ci vediamo al prossimo progetto. Ciao!